tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo mini poncio o coprispalle, non so come lo volete chiamare, che io ho deciso di chiamare Glamour. Questo perché il filato che ho utilizzato è il fantastico filato della Mistrico Filati linea Fashion Glitter. Guardate quanto è luminoso, io lo trovo perfetto per creare appunto delle creazioni da indossare sciccose, come appunto questo mini poncio che ho intenzione di indossare o alla vigilia o a Capodanno, devo ancora ben decidere. Oltre questo colore che è lo 03, quello che ho usato io, ci sono veramente tantissimi colori disponibili sul mio sito, come per esempio questo fantastico, guardate, grigio, o anche il rosso luminosissimo, anche questo, ma potete trovare il nero, il celeste, il blu, il rosa lillato, quindi veramente vi potete sbizzarrire. C'è anche questa versione anche un po' più scura, quindi perfetto per fare questa creazione nel colore che più vi piace. Per quanto riguarda il quantitativo, ogni gomitolo è da 100 grammi e io ho utilizzato 2 gomitoli lavorando con un 100 del 5.5, quindi 5,5. Vi dico già che io ho terminato entrambi i gomitoli, quindi non me ne è avanzato neanche un po', quindi per una taglia M e una taglia L io vi consiglio 3 gomitoli. Questo perché rispetto a me dovreste farlo un po' più alto, perché se avete seno comunque tende a tirarsi su, quindi io vi consiglio di mettere un motivo per una taglia M in più rispetto a me, 2 motivi in più una taglia L e naturalmente 3 motivi se stiamo parlando di una XL. Se come me siete una taglia S ma avete un seno bello abbondante, tipo avete quasi una quarta di seno, beate voi direi, dovete aumentare comunque di un motivo rispetto a me, perché le catenelle iniziali corrispondono alla nostra altezza, quindi se lo volete che vi arrivi fino qui in vita come arriva a me, dovete per forza andare ad aumentare di qualche di un motivo o 2. Però se invece lo volete un po' più corto, quindi stile proprio scaldacuore, in quel caso allora se avete un seno grande lasciate così come le stesse catenelle che ho montato io, altrimenti andate a togliere un motivo. Per quanto riguarda la lavorazione, molte di voi l'avranno già riconosciuto, perché in realtà io questo poncio ve l'ho già proposto in versione un po' più forata durante una diretta nel gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferzare. So che però molti di voi non mi seguono su Facebook e quindi ho deciso di riproporre questa poncio, però in versione ancora più glamour, perché lì avevamo usato un semplicissimo cotone, sempre però molto bello, però questa volta appunto ho deciso di optare per un filato diverso, quindi più glamour, e anche per farlo un po' più chiuso. Infatti vedete è meno forato rispetto a quello che comunque ho fatto durante la diretta. Se riesco vi metto comunque una foto per farvi vedere come viene con un filato estivo o comunque un po' più forato. Per la creazione non vi preoccupate, a parte che sono un giro che va ripetuto, vanno fatti 2 rettangoli identici che poi vanno cuciti all'altezza delle spalle e qui. Io qui non ho cucito tantissimo sotto, ma voi volendo potete cucirlo anche di più, appunto a creare quindi una sorta di maglia, ecco vedete, in questa maniera, se vi piace di più stringerla, e si crea anche questo effetto più a farfalla lateralmente. Io ho deciso di lasciarlo più poncio, quindi molto più libero. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle o poncio o non so come altro definirlo, io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Fashion Glitter. Ho deciso di utilizzare questo fantastico colore che è il colore 03, però mi vedrete lavorare con un altro colore, il rosa, perché è quello che utilizzerò anche per una prossima creazione. Quindi siccome sto lavorando questo e non so quanto me ne servirà, preferisco non utilizzare questo per farvi il campione, anche perché è un po' più scuro, ma utilizzare appunto un colore più chiaro. Allora vi dico già che io lavorerò con un 105,5, dovremo andare a fare 2 rettangoli identici, uno per il dietro, uno per il davanti. Le catenelle che montiamo saranno il corrispettivo dell'altezza del nostro rettangolo, quindi mi raccomando, a me deve andare da spalla fin sotto al seno, diciamo quasi vita, un po' più su della vita, e quindi con il multiplo del nostro motivo, che è un multiplo di 7 a cui vanno aggiunte 4 catenelle, io ho montato 67 catenelle e questo mi ha permesso di avere circa 41 centimetri di altezza del rettangolo.
Poi naturalmente quando l'avrò finito vi dirò quanti centimetri sono andata a farlo. Ora, per le taglie più grandi, per una taglia M io vi consiglio di andare a mettere soltanto un motivo in più, perché comunque l'altezza, quindi a meno che non abbiate molto seno, mettete soltanto un motivo in più. Se avete molto seno e quindi il coprispalle tende ad alzarsi, perché il seno lo tende ad alzare, mettete 2 motivi in più. Taglia L io vi direi di andare a mettere 2 massimo 3 motivi in più, però naturalmente vedete le catenelle e in modo tale da capire quanti centimetri dovete andare a fare. Io, come vi ho detto, nel mio rettangolo andrò a montare circa 67 centimetri per circa 41 e 67 catenelle per circa 41 centimetri. Detto ciò, è semplicissimo il rettangolo, è un giro che va sempre ripetuto, però c'è prima il giro base, che è già comunque il nostro giro, e io vi faccio vedere quindi appunto tutto. Allora abbasso un po' la telecamera, ecco, sposto un po' questo, e quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, anzi chiamiamolo giro basico, non ci sbagliamo, e andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, e vado a fare 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, una catenella, salto 2 catenelle di base e nella terza vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, e si ricomincia da capo. 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, e si ricomincia. 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, scusate, mi tiro un po' di filo, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una 2, e si ricomincia da capo. Quindi 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, salto 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Quindi bisogna fare questo per tutto il giro. Terminiamo il giro andando a fare sempre 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta, catenella di separazione, e per chiudere il giro andiamo a saltare 2 catenelle e andiamo a fare una maglia alta nella penultima catenella e una maglia alta nell'ultima catenella. Quindi questo è il nostro giro base. Vedete, si sono create queste ondine che sono molto carine. Giriamo. Il giro che faremo adesso è il giro che va sempre ripetuto, e andiamo a fare, metti un po' più di rifilato perché altrimenti, ok, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3, una maglia alta sopra la maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, quindi salto l'archetto di una catenella, vado direttamente in quello dei 3 catenelle, catenella di separazione, prendo il filo, vado tra le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, 1 2, e si ricomincia da capo. 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1 2, 3 catenelle, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, vado tra le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione, e di nuovo vado nell'archetto, maglia bassa, catenella, vado tra le 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e 2. Quindi, come potete vedere, è davvero semplicissimo realizzarlo. Andiamo a chiudere, quindi 3 catenelle,
vado nell'archetto una maglia bassa, catenella e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella e si ricomincia da capo. Quindi l'unica cosa che dovete ricordarvi è che inizio e fine giro vanno fatto 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. All'interno del giro le 2 maglie alte vanno fatte invece tra le 2 maglie alte, e ricordate sempre che la maglia bassa va fatta nell'archetto di 3 catenelle. Io adesso finirò il primo rettangolo e vi farò sapere quanti centimetri sono andata a lavorare. Allora, io ho finito il mio primo rettangolo. Come vi ho detto, non lo volevo fare lungo, doveva essere una cosa che serve proprio per un scaldaspalle, se vogliamo chiamarlo così, e quindi l'ho fatto lungo 66 centimetri utilizzando tutto il gomitolo. Ora per una taglia più grande sicuramente ci vorrà qualche centimetro in più, quindi dovrete usare almeno un gomitolo e qualcosa, perché io direi comunque di arrivare per una taglia M almeno a 70-72 centimetri, per una taglia L dovreste arrivare almeno 80 centimetri. Io adesso quindi ho finito il mio primo rettangolo e vado a fare subito il secondo rettangolo. Vi ricordo che monterò lo stesso numero di catenelle, lavorerò sempre con lo stesso filato e vi dirò appunto come poi sono andata a cucire. Terminato anche il secondo rettangolo, l'ho fatto lungo uguale, quindi ho ripetuto lo stesso numero di giri, sono andata a fare quindi 66 centimetri e adesso devo andare a cucire sulle spalle dall'esterno verso l'interno, e poi cucirò anche un po' sotto, non tantissimo, meno che non so se meno, forse sì, meno che sulle spalle, perché non voglio comunque chiuderlo troppo. Quindi adesso io andrò a cucire, penso che cucirò per almeno quasi credo una ventina di centimetri. Adesso vi farò sapere bene, penso che mi fermerò qui, però metterò il marcapunti e me lo vado a misurare, quindi sì, 20 centimetri, e andrò a cucire quindi alle spalle da entrambi i lati, e poi sotto, anche sotto metterò i marcatori per essere sicura quanto andare a cucire. Naturalmente vi dirò quanto sono andata a cucire anche sotto. Allora, ho cucito, come vi ho detto, qui e qui ho cucito per 20 centimetri, mentre nella parte di sotto sono andata a cucire meno, ho cucito soltanto per 10 centimetri sia da questo lato che da quest'altro lato, questo per lasciare appunto il mio coppespalle un po' più morbido sotto. Adesso quindi non farò nient'altro, mi piace così come è venuta. Avevo intenzione in realtà sotto di lasciarlo e di fare magari delle frange, però ho deciso di chiuderlo, quindi anche questo coprispalle è terminato.